Ho acquistato delle criptovalute o sto acquistando delle criptovalute. Ho degli obblighi dal punto di vista fiscale, ma soprattutto potranno sorgere degli obblighi in futuro? Ne parliamo in questo video. La gestione fiscale delle criptovalute è un argomento che tratto in un corso specifico presente sulla piattaforma Udemy, il cui link trovate in descrizione. L'orientamento ormai consolidato dell'Agenzia delle Entrate è che la detenzione di criptovalute è equiparata dal punto di vista fiscale alla detenzione di valute estere. Qualora le criptovalute siano depositate presso un exchange avente sede al di fuori del territorio italiano, al pari delle valute estere detenute presso una banca estera o anche su una carta di debito estera, per esempio N26 se non Revolut, dovranno essere dichiarate qualunque sia l'imposto posseduto nel quadro RV ai fini del monitoraggio fiscale dei valori finanziari all'estero, che non comporta di per sé alcun esborso d'imposta, ma la sua omissione comporta sì l'applicazione di sanzioni, che non è il caso di rischiare. Infatti vanno dal 3% al 30% degli importi non dichiarati a seconda di dove i fondi siano dislocati, ovvero in paesi blacklist o whitelist a seconda dell'attività collaborativa con il fisco italiano. Per inciso, è possibile sanare la mancata compilazione del quadro RV anche dopo la presentazione della dichiarazione, mediante l'accesso all'istituto del ravvedimento operoso. Con risposta all'interpello numero 433 del 24 agosto 2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non sono da indicare in quadro RV le valute digitali detenute in wallet presso exchange con sede in Italia. Del resto, al pari delle valute estere depositate presso istituti di credito italiani. Si tratta infatti di fattispecie che non realizzano la detenzione di valuta al di fuori del territorio nazionale. Sono invece da includere in quadro RV le valute digitali detenute in wallet di cui si possegga la chiave privata, tipicamente gli hard wallet o i paper wallet, indipendentemente da quale territorio i device si trovino fisicamente. E questo è chiarito con la risposta all'interpello numero 788-2021 del 24 novembre 2021. Lo stesso documento afferma inoltre che il prelievo dai wallet è equiparato a una cessione a titolo oneroso, e questo apre degli scenari molto interessanti sul piano interpretativo che approfondiamo sul corso acquistabile su Udemy. L'idea di questo intervento mi è venuta partendo da una riflessione circa la bassa valutazione che le criptovalute hanno in questo periodo, cosa che potrebbe stimolare qualche privato a investire qualche soldo in una o più delle centinaia di valute digitali disponibili. Ebbene, qualora nel corso del tempo il valore degli asset digitali acquistati oggi a prezzi al minimo dovesse aumentare fino a superare complessivamente anche di un solo centesimo l'importo di 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui, esclusi soltanto domeniche e festivi, quindi prese tutte le valute digitali possedute, trasformate in euro al cambio giorno per giorno e fatta la somma, se questa quotidianamente supera l'importo di 51.645,69 euro e questo succede per oltre 7 giorni lavorativi consecutivi, escluse domeniche e festivi, allora, oltre all'obbligo di inclusione degli importi del quadro RV, adempimento sempre e comunque necessario, necessiterà adottare delle ulteriori tecniche di calcolo delle plusvalenze o delle minusvalenze, tradotto guadagni o perdite, derivanti dalla semplice movimentazione tra wallet, sia che comportino modifica della valuta, quindi operazione di vendita e riacquisto, sia che i movimenti siano costituiti da semplici spostamenti di valuta della stessa valuta tra wallet senza modificarne la denominazione. E queste operazioni rilevanti ai fini fiscali si vanno ad aggiungere a quelle che conoscevamo come classiche, che erano le conversioni delle criptovalute in valuta fiat, tipicamente euro o dollaro, per poi essere o reinvestite o prelevate.
È opportuno ribadire che se il wallet riferito a una determinata criptovaluta rimane statico durante tutto il corso dell'anno, non genererà alcuna plusvalenza o minusvalenza e il suo importo andrà indicato convertito in euro unicamente nel quadro RV ai fini del monitoraggio. Quanto detto ci induce a svolgere alcune considerazioni che direi di tipo vitale. Superando il limite complessivo convertito in euro di 50.645,69 per 7 giorni, i risultati delle movimentazioni dei wallet divengono rilevanti ai fini fiscali. Quindi necessiterà dichiarare il reddito o la perdita nel quadro RT, ricostruendo tutte le operazioni, udite udite, dal 1 gennaio dell'anno in cui è avvenuto il supero e conservando la documentazione relativa alle movimentazioni. Per converso, però, non superando il limite di rilevanza fiscale, nessuna tassazione sarà applicata sulle rendite e nemmeno però nessuna perdita potrà essere fatta valere ai fini fiscali per abbattere redditi da compravendita di criptovalute realizzati nell'anno o che si potranno realizzare in periodi futuri nel caso di supero del limite. Al di sotto della soglia di rilevanza permane unicamente l'obbligo di compilazione e presentazione del quadro RV. È inoltre particolarmente importante, quando ci si addentra nel mondo cripto, scegliere exchange che forniscano adeguata documentazione storica e dettagliata delle operazioni svolte in corso d'anno, indipendentemente dalle quantità movimentate. Infine, se si movimentano molti tipi di criptovalute, è, direi, opportuno dotarsi di un software che consenta il calcolo dei risultati fiscali secondo i criteri dettati dalla normativa, che devono corrispondere al metodo LIFO di gestione delle entrate e delle uscite a valori e quantità per ciascuna criptovaluta. Il supero della soglia, come detto, produce i propri effetti sulla rilevanza fiscale delle plus e minus con effetto retroattivo dall'1/1. Anche se si verifica questo supero nell'ultima settimana dell'anno. Bene, vi ringrazio per avermi dedicato il vostro tempo, vi invito a visionare i video gratuiti dei corsi presenti sulla piattaforma Udemy, di cui metto il link in descrizione. Se volete approfondire il tema criptovalute vi metto anche il link al corso specifico e vi invito a iscrivervi al canale per ricevere le notifiche dei prossimi video appena saranno pubblicati. E se il video vi è piaciuto vi invito anche a cliccare sul pollice in su. Grazie.